Salve a tutti, in diretta, ma voi chiaramente la vedrete registrata sul gruppo Facebook e su YouTube, la piccola cerimonia di premiazione relativa al Vexillum 2022 che si riferisce ai migliori wargame del 2021. 2 minuti prima sull'andamento di questo raduno di Casus Belli 2022, siamo veramente contenti. L'evento Asta, che era il nostro punto di importanza principale del raduno, è andato benissimo. Sabato chiaramente è stata la giornata clou, ma anche oggi, domenica, che generalmente molte persone che ci hanno raggiunto sono già andate via. Insomma, siamo contenti di come è andato il raduno e già ci stiamo preparando per l'anno prossimo. Fra le tante iniziative sapete il Vexillum, che su iniziativa e su proposta del nostro supporter ormai associato di Casus Belli Trieste, Ronald Peschiani, quindi azzero le mie parole, lascio la parola a Ronald Peschiani per presentare il Vexillum. Loris poi ci dirà la rosa di ogni periodo che abbiamo scelto e quindi poi andremo a ufficializzare i 3 wargame che per noi di Casus Belli sono meritevoli del premio Vexillum 2022. A te, Ronald Peschiani. Salve a tutti, è già il secondo anno di una manifestazione che noi abbiamo fatto nascere perché sentivamo la mancanza di un premio che conoscesse il lavoro degli operatori di questo nostro meraviglioso. Il Vexillum è nato ormai già da 2 anni e si sta ponendo con tutta quanta la nostra gioia a essere qualcosa che per gli operatori del settore, la risposta degli amici americani, sta creando effettivamente una risposta effettivamente per noi più che esaustiva. L'edizione di quest'anno è stata insieme ancora più difficile perché arrivavamo da un periodo difficile che abbiamo vissuto tutti quanti come quello della pandemia e in cui però ci sono state delle produzioni di giochi veramente eclatanti. Tant'è che il comitato dei saggi che Casus Belli ha radunato per decidere e premiare traendoli dalla cinquina di meritevoli, ha avuto effettivamente delle difficoltà, tanta e tale era la qualità questa volta dei prodotti proposti. Ragion per cui non vorrei essere troppo prolisso e darei all'altro membro del mio articolo, Loris Lucchetti, l'incarico di leggere la definition da cui poi trarremo i 3 fortunati vincitori. Grazie Ronald, un saluto anche da parte mia e sono veramente contento di far parte di questa triade che si occupa del Vexillum, che è veramente una manifestazione veramente interessante che sta prendendo sempre più piede e anche dando notevoli interessi. Do quindi lettura dei 5 giochi per ognuno dei 3 periodi storici che abbiamo individuato che si sono meritati la nomination per la vittoria finale. Abbiamo come primo gruppo il periodo di giochi fino al XVI secolo. I nominati sono Rom Inc., la rivista della Hack Magazine numero 53, Discard 2 della Historic One, Granada Last Stand della Compass Game, Mediterranean Empire Strategy Tactics numero 330 e per finire Dawn of Battle della War Control Publishing. Ora Ronald ci darà la lettura del vincitore. Con estrema gioia devo dire che la difficile scelta è stata operata e il trionfatore nella categoria dall'età del bronzo al XVI secolo è l'ottimo prodotto della LPS Against Odds, Rom Inc., un gioco in rivista ma che nulla ha da invidiare a giochi in scatola e che ha impressionato
per una quantità di idee innovative e di soluzioni di gioco che hanno determinato la sua vittoria in questa categoria. E vorrei aggiungere, prima che Loris cita i 5 numeri del secondo periodo, che tutti coloro che hanno votato sì, sono andati a premiare Romink, ma è stata una votazione sofferta. Molti titoli dell'otto sono arrivati a ridosso di Romink, a riprova che sono 5 titoli che vale la pena di provare, provare e testare per l'anno corrente e anche per l'anno. A te Loris per la seconda ronda. Sì, confermo anch'io che, come ha detto Mauro, la scelta è stata veramente difficile perché abbiamo avuto dei titoli di grande qualità in 3 periodi. Allora, do comunque senza ulteriore indugio lettura anche ai 5 titoli che si sono meritati la nomination per il periodo che va fino al XIX secolo. Abbiamo Anao della Legion of War Games, Lion and Thrones della GMT, The Day Was Our della Revolution Game, 30 Years Battle dello Strategy Tactics numero 332 e per finire la Batterie di Berlin della Marshall Enterprises. Bene, questo è un pochino, lo dico da esperto nel settore, è un po' il mio periodo di elezione, ragione per cui ho visto con ancora più apprensione le scelte in merito dei nostri saggi, perché effettivamente la qualità era assoluta. Ci sono state delle riproposizioni particolari, tipo quella dello strategy della guerra dei 30 anni da parte della Destruction Game, la ripresa di un sistema uscito all'inizio degli anni 90 come quello della battaglia di Hanau della Legion, ma alla fine del nostro certame il vincitore è risultato un gioco che non ha, forse perché viene da un'azienda che ha una politica di vendita un pochino elitaria, però ha una qualità intrinseca come regolamento, come materiale e come impianto di gioco assolutamente incredibile, arrivando da una storia quasi cinquantenaria, ed è la battaglia di Berlin della Marshall Enterprise, che è un gioco effettivamente nel panorama della simulazione bellica napoleonica che ha una sua importanza, oserei dire, basilare. Bene, per concludere do lettura dei 5 titoli che si sono meritati la nomination nel periodo dal XX secolo in avanti. Anche qui abbiamo una notevole qualità di prodotti, pertanto i nominati sono Soissons della Legion of War Games, questa casa per dire che torna anche con un secondo titolo, Across the Bug River della Buca Simulation, Atlantic Chase della GMT, una produzione italiana, Italy 43-45, la resa dei conti della Rosella Surf Party, e per finire Nord Africa della MMP. Ecco, anche qui noi abbiamo voluto sia premiare il lavoro artigianale di designer italiani che si stanno presentando sul mercato, sia riconoscere il lavoro di aziende più strutturate che hanno creato dei giochi di notevole impatto, come gli amici tedeschi della Buca, come la Legion, che è ormai una realtà come casa, diciamo, semi-artigianale, ma con il grado di proporre non indifferenti, e sia anche gli altri finalisti. Nell'ambito di questo, il nostro panel di saggi esperti ha deciso di premiare il gioco Soissons della Legion War Game, che è una simulazione che riproduce un momento della prima guerra mondiale, e che anche questo noi cerchiamo sempre di incentivare le nuove scelte dal punto di vista regolamentare, in grado sempre di rendere
la simulazione qualcosa di molto più che predittivo nel non riproporre in maniera così scontata un momento storico, ma di postulare delle risultanze diverse, che dovrebbe essere anche lo scopo alla fine, diciamo, un cronico del Wargaming. Per quest'anno la premiazione finisce qui, noi stiamo già pensando all'edizione 2023 con delle novità che saranno più che sostanziali. Probabilmente stiamo valutando di creare un nuovo periodo temporale per riuscire eventualmente già a premiare con la nomination degli ulteriori candidati meritevoli, e poi probabilmente allargheremo ancora la possibilità, per avere, come dire, una coralità e un'ecumenicità nelle decisioni. Probabilmente allargheremo premiando altri appassionati del nostro settore con l'entrata nel comitato dei 20 saggi che annualmente decidono i vincitori del nostro premio, che sarà già alla terza edizione, quindi per noi motivo d'orgoglio e di effettivo compiacimento per la nostra attività. Lascio al nostro presidente nazionale Mauro Faina la conclusione. Bene, taglio corto, in quanto siamo stati un po' prolissi, ma proprio per rimarcare questo interesse che abbiamo con questo premio, che vi ripeto, non ha ambizione di sorta, ma solamente di segnalare agli appassionati quali sono i titoli che secondo noi, secondo l'associazione Casa Premi, possono essere presi in considerazione, senza nulla togliere a quelli non citati, perché dico sempre, seguite le vostre, diciamo, i vostri amori, seguite il vostro cuore per quanto riguarda il nostro hobby. Ciao, Orme, ci vediamo l'anno prossimo con il Xilon 2023. Ciao. Ciao.